Con 1170 euro potreste portarvi a casa un orologio molto carino esteticamente che ha anche una complicazione che non si trova su tutti gli orologi e soprattutto non si trova normalmente sugli orologi economici, dove per economici intendo parlando di orologeria di lusso, d'accordo? Non fucilatemi. Benvenuti o bentornati qui su TOC nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo di orologeria e anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, perché, come dico sempre, per quanto possano essere belli e complicati determinati orologi, sono pur sempre dei pezzi di ferro ben ingegnerizzati, ma pur sempre dei pezzi di ferro che però emozionano, soprattutto quando dietro di loro ci sono grandi storie da raccontare, come facciamo qui su TOC. E se l'orologeria è la vostra passione, vi chiedo di iscrivervi al canale, è del tutto gratuito, per noi invece è molto importante, grazie in anticipo. Mido questo orologio lo chiama Multifort TV Big Date e ognuna delle sue parole ha un significato. Multifort infatti è la linea storica di Mido, TV è ciò che ricorda questo orologio, come lo ricorda anche il teaser di presentazione che la stessa Mido ha pubblicato quando l'orologio è stato presentato al pubblico su Instagram e su tutti i suoi canali social. Tra l'altro un teaser molto simpatico che richiama gli anni 80, anni a cui è ispirato questo TV Big Date, la cui ultima specifica Big Date per l'appunto significa grandata, e si tratta della complicazione che contiene questo orologio, dove complicazione significa una funzione in più rispetto al semplice segnare l'ora, quantomeno in termini tecnici orologieri. E io partirei proprio da quest'ultima, cioè dalla grandata, che è una particolare complicazione che, come vi dicevo all'inizio, non è facile trovare su orologi, soprattutto su orologi economici. E da amante di uno degli orologi più vintage che oggi possano esserci, ovvero il Glassut Original 70s Panorama Big Date, non potevo che non apprezzare anche questo TV Big Date di Mido. Perché sono orologi che possiamo dire si assomigliano, per quanto possano essere completamente diversi. Il 70s è un cronografo, tra l'altro, mentre il nostro Multifort TV Big Date è un solo tempo, che però per 1170 euro, come vi dicevo, in questa versione gommata, e vi spiego anche perché è un'ottima versione quella gommata, consente di portare a casa per l'appunto una complicazione che io trovo affascinante e che, come vi spiegavo anche nell'unboxing di questo orologio che ci è stato inviato dal nostro partner ufficiale Rosa Spina Bergamo, che ogni mese mi invia un pacco con vari orologi per fare un bel unboxing e raccontarvi insomma l'orologeria, non è una complicazione banale, perché la grandata è formata da due dischi che autonomamente indicano una delle due cifre che poi vanno a comporre il giorno del mese, e vederli anche azionarsi, soprattutto durante il cambio data, aspettate mezzanotte oppure lo farete voi con la corona a vite, perché questo orologio è un 100 metri, indubbiamente è molto affascinante. Poi dicevo, per il suo prezzo di listino, al netto di ulteriori sconti anche abbastanza importanti che Rosa Spina fa agli amici di TOC, diventa secondo me un must have. Come vi dicevo, 100 metri, perché ha corona a vite, fondello a vite, ed è un orologio che può essere utilizzato in qualsiasi condizione, perché 100 metri garantisce un'impermeabilità per fare praticamente qualsiasi cosa. Considerate che un GMT o un Rolex Daytona sono per l'appunto 100 metri, ci vuole il bracciale in gomma, secondo me, perché richiama moltissimo quello che è un uso spensierato dell'orologio, sebbene il bracciale in acciaio sia sempre un'ottima alternativa, magari averli entrambi potrebbe essere la soluzione. Al suo interno troviamo il sempreverde Caliber 80 di Mido, che non è altro che un Powermatic 80 in sostanza, su base ETA 2824, un calibro che spesso viene bistrattato, un po' criticato dagli appassionati, però c'è anche da dire che io sinceramente non ci vedo il motivo. È un ETA 2824 con spirale libera che soprattutto nel suo nome contiene anche quella che è la riserva di carica 80 ore, che non è poco, anzi
Considerate che gli ultimi calibri Rolex, per dirne una su tutti, hanno una riserva di carica di 72 ore, ed è un calibro che può essere tranquillamente regolato e riparato da qualsiasi orologiaio, trattandosi peraltro appunto di una base ETA 2824. Quindi, se devo essere onesto, queste critiche che spesso vengono mosse al Powermatic e al Caliber 80 non le ho mai capite. Anche perché chi dice che non si può regolare probabilmente non sa neppure cos'è una spirale libera. Ce li hanno tantissimi orologi le spirali libere e qualsiasi orologiaio con il giusto attrezzo, con la giusta chiave, e io per esempio ne ho una, può regolarlo tranquillamente. Prima di continuare, vi ricordo che Vulcan ha appena presentato il suo GMT, al quale abbiamo avuto l'onore di collaborare, ed è un GMT in edizione limitata, 85 pezzi al mondo, distribuito in esclusiva da Rosaspina, partner ufficiale di Vulcan e di TOC. Rimangono pochi pezzi disponibili e lo potete acquistare praticamente al prezzo di un Vulcan Nautic qualsiasi con bracciale, 1.890 euro, anziché il listino di 2.240 euro. Lo trovate in pre-order sul sito di Rosaspina, consegne a partire dal 5 luglio. Vi lascio tutto in descrizione. Insomma, che altro posso dirvi? Se stavate cercando un orologio, direi che è la vostra occasione. Io torno ad innaffiare le piante. Per me, insomma, è un'ottima alternativa ad altri e tanti altri calibri, soprattutto perché ha delle caratteristiche tecniche interessanti e consente di mantenere dei prezzi molto bassi. Ripeto, 1.170 euro da scontare per un orologio che non solo è bello, ma ha anche la complicazione della grandata. Parlando dei dettagli tecnici, per quanto lo ripeta sempre, gli orologi vanno assolutamente provati al polso. Per esempio questo Multifort TV Big Date in foto e in video non mi era piaciuto, ho dovuto provarlo per convincermi a parlarne perché è un bello orologio, quindi provatelo al polso. Insomma, a dati tecnici è un orologio che si difende benissimo. 40 mm di diametro, lunghezza e larghezza, perché insomma è quadrato, 11,5 mm di spessore, vetro zaffiro anteriore e posteriore, insomma credo che praticamente non manchi nulla. L'unico limite è il suo design, cioè vi deve piacere, però anche in questo caso Mido ci viene incontro. Sì, perché questo TV Big Date è possibile praticamente sceglierlo in tantissime diverse configurazioni. Cassa in bronzo quadrante marrone, quadrante verde, gommato o braccialato, quadrante blu, questo bellissimo quadrante marrone degradé. Insomma, la scelta è veramente vasta e l'orologio nasce proprio per richiamare un certo tipo di appassionati, un certo sapore vintage, anzi neo vintage, quello degli anni 80, che secondo me è perfettamente interpretato in ogni linea di questo orologio. Non a caso un orologio simile, come dicevamo il Glassut Panorama, è un orologio che si chiama 70s e richiama proprio queste linee e quei periodi storici. Tra l'altro questo orologio è possibile sceglierlo con bracciale in acciaio per 30 euro in più, 1.200 euro contro i 1.170 euro del bracciale in gomma. Insomma, come vi dicevo, un orologio centrato che ho dovuto provare, vedere dal vivo e provare al polso per capire appieno e anche per decidermi a parlarne, perché un altro argomento che spesso trattiamo qui su TOC è quali orologi meritino di essere in una collezione o comunque meritino di essere al polso di un appassionato, perché un conto sono gli orologi gadget, gli orologi accessori, un altro invece sono degli orologi che possano avere qualcosa da raccontare, che non necessariamente deve essere una storia o una grande impresa, ma quantomeno al loro interno una filosofia, come quella che può essere per esempio quella del Mido, è ovvero un orologio ben fatto, ben proporzionato, complicato, a un prezzo che indubbiamente è più basso oggi di tanti semplici micro brand. Ecco, questa è la filosofia che normalmente sposo quando mi approccio da appassionato all'orologeria, e questo Multifort TV Big Date secondo me merita il suo spazio per alcune ragioni. La prima è che siamo su un canale che ormai ha superato i 30.000 iscritti, di questo ve ne sono grato, sono veramente onorato di piacere, così come raccontiamo l'orologeria qui su TOC a tanti di voi, e con tanti iscritti ogni video sento di avere delle responsabilità nel momento in cui lo realizzo, ho delle responsabilità nel modo in cui parlo di determinati prodotti e anche di quali prodotti vi parlo. E devo anche essere onesto, sebbene io stesso abbia sempre collezionato orologi di un certo calibro e di un certo costo, devo anche riconoscere che l'orologeria è aperta a tantissime fasce di prezzo e che molte fasce di prezzo hanno la loro dignità. Quindi
Quindi determinati orologi come questo TV Big Date, contestualizzati nella loro giusta fascia, hanno pari dignità di un Journe da 50.000 euro, perché per l'appunto vanno contestualizzati e vanno collocati dove è il loro effettivo posto. Con questo voglio dire che non si può paragonare un TV Big Date a un Glashütte 70s, ma si può indubbiamente tener presente quali sono i loro posizionamenti e anche i loro contenuti tecnici, per dire che uno può tranquillamente essere affiancato all'altro in una stessa collezione. E sebbene qui su Tok io scelga attentamente i prodotti di cui parlarvi, questo TV Big Date credo che possa tranquillamente meritare una recensione, motivo per cui, come sempre accade, sono stato io a chiedere a Rosa Spina di mandarmi esattamente questo orologio, perché sono io a scegliere di cosa parlarvi e per quale motivo. Ritengo insomma di aver centrato il giusto modo di parlarvi, di raccontarvi questo Multifort. Poi i gusti sono gusti, ci mancherebbe. Ed ecco perché qui su Tok si passa da Chaikin con i suoi Wristmon da indipendente a Multifort, o magari al Tissot Heritage di cui abbiamo parlato in una precedente recensione, che è stato criticato in un solo commento, ed è il motivo per cui ho deciso anche di fare questa precisazione in questo video, e cioè dal fatto che a parlare di Rolex è molto facile poi passare a Tissot. La motivazione è proprio questa, e cioè quella per cui ritengo di dover parlare di varie categorie, varie fasce di orologeria a un pubblico sempre più vasto che merita, ritengo, che gli venga raccontata l'orologeria, che in ogni caso io ritengo valida, nello stesso canale, perché questo è passione per gli orologi. E sono convinto, ma sono anche sicuro, che anche tantissimi che hanno soltanto collezioni esagerate siano comunque interessati e incuriositi da ascoltare l'orologeria in generale. Poi non compreranno probabilmente un Mido o un Tissot, ma in ogni caso fa piacere sentirli raccontare in qualche modo, e a me piace farlo, quindi spero sia condivisa questa cosa. Insomma, mi sono dilungato sin troppo. Multifort TV Big Date, 1170 euro per un orologio che secondo me contiene tutto ciò che si può desiderare per questo prezzo, oltre ad essere un orologio molto interessante esteticamente e che, ripeto, vi consiglio di provare al polso. Questo quadrante degradé marrone mi ha stupito, soprattutto sotto il sole, nonostante non capisca molto bene l'abbinamento con un cinturino in gomma arancione. Probabilmente con un quadrante marrone ci vedrei meglio un bracciale in acciaio, forse lo renderebbe un po' più armonioso, però devo anche dire che anche qui si tratta di gusti, e soprattutto, come vi dicevo, Mido offre tante versioni di questo TV Big Date in vari colori e varie combinazioni di bracciale. Non resta quindi che dirmi la vostra nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fin qui, vi do appuntamento ad una nuova puntata su Tok, non prima di avervi chiesto di iscrivervi al canale dell'orologeria. Il modo in cui ve la racconto vi piace, è del tutto gratuito, per noi, ripeto, è importantissimo. Grazie ancora, ci vediamo qui nella stanza degli orologi. Ciao!